Simón Bolívar, capitolo 5. L'aquila delle Ande. Nel 1819 Bolívar non è più il giovane aristocratico di Caracas, ha i capelli bruciati dal sole, la pelle segnata da anni di guerra e negli occhi una calma che viene solo dalla disperazione superata. Ma in lui arde ancora la stessa fiamma che si accese sulla collina di Roma, quando giurò di liberare la sua patria. In quel momento la Spagna domina ancora metà del continente e le repubbliche nate sono fragili. Bolívar capisce che per vincere deve compiere qualcosa che nessuno ha mai osato: attraversare le Ande e colpire il nemico dove non se lo aspetta. È giugno. Le montagne della cordigliera sembrano muri di ghiaccio. Piove, nevica. Il vento taglia come un coltello. I soldati di Bolívar non hanno scarpe né viveri sufficienti. Molti muoiono di freddo e altri si ammalano. Eppure lui continua a camminare, in silenzio, davanti a tutti. Ogni passo è una preghiera, ogni caduto una promessa. Siamo andati oltre i limiti dell'uomo, scrive uno dei suoi ufficiali, ma il nostro generale sembra nato per l'impossibile. E Bolívar ispira i cuori dei suoi compagni dicendo: chi sale qui non lo fa per vincere, lo fa per dimostrare che l'anima può camminare dove il corpo non arriva. Dopo settimane interminabili, le truppe emergono dalle nubi e vedono la valle del fiume Boyacá. Capiscono di aver sfidato non solo la natura, ma il destino stesso. Sul campo, Bolívar schiera i suoi uomini in un silenzio solenne. Davanti a loro ci sono i realisti spagnoli guidati dal colonnello Barreiro. L'aria è tesa, ma limpida. In poche ore il genio tattico di Bolívar rovescia le sorti. I patrioti vincono e la via per Bogotà è aperta. La notizia corre come un lampo. La folla lo acclama: viva il Libertador! E in quel grido Bolívar diventa una leggenda vivente. Bolívar ora non è più solo un condottiero, è un legislatore, un filosofo, un uomo che pensa in termini di secoli. Vuole creare un'unione di popoli, non un impero. Sogna una confederazione giusta e forte, dove le differenze non dividano ma arricchiscano. Nel discorso di Angostura proclama: la libertà non è anarchia, la libertà è il dominio della legge sopra la tirannia. Nasce così la Gran Colombia, un sogno politico immenso che unisce Venezuela, Colombia, Ecuador e Panama sotto un solo governo. Un'America nuova, una patria senza re, che guarda al futuro. Ma la Gran Colombia è un sogno troppo bello per un popolo che ha avuto per secoli genitori così severi da voler riscrivere la realtà dei figli. Eppure era un sogno bellissimo, che non nasceva da un trono, ma dal fango e dal respiro degli uomini. Bolívar la immagina come una patria di luce e uguaglianza, una casa per le razze, le lingue e i sogni che la Spagna ha lasciato orfani. Ma il mondo non sa custodire i sogni troppo grandi. Li ama, li applaude e poi li teme. Mentre le piazze acclamano il suo nome, ormai non più umano ma simbolo di un'eterna lotta, negli uffici, nei consigli, nei cuori già si preparano nuove catene. Perché è l'uomo stesso a tradire se stesso. È l'unica creatura che fabbrica catene per i suoi simili. Dietro la visione grandiosa del comandante, filosofo, si agitano le prime crepe.
I caudillos locali vogliono autonomia, i generali bramano potere, i vecchi privilegi tornano a galla. La stessa libertà che ha emancipato il popolo ora lo divide. Di notte Bolivar resta solo nella sua tenda. Guarda la candela consumarsi e pensa ai morti, a Miranda, a Péchon, a tutti quelli che hanno creduto nel suo domani. E allora, come un uomo che ha visto l'infinito e ne conosce il peso, mormora piano: non voglio la gloria, voglio che il mondo capisca perché abbiamo bruciato tutto pur di essere liberi. Ma il mondo, ancora una volta, non capisce. Sulle ande il vento porta via le sue parole, e il vento che ha imparato il suo nome inizia a sussurrarlo nei secoli.